Ciao a tutti, scusate l'inquadratura, ma in questo piccolo video tecnico, un po' meno tecnico del solito, parleremo del pavimento, non del pavimento in laminato, ma di tutta la struttura che ho costruito qui sotto, quella che tutti mi dicevano che non avrebbe mai funzionato. Ma prima di vedere il resto del video, un piccolo disclaimer e una nota. Su questo canale il venerdì sto cercando di postare dei video un po' più tecnici dove faccio vedere le soluzioni che ho adottato o adattato qui alla mia vita in baita, con la pretesa semplicemente di essere umano, di poter sbagliare, di non aver ragione e di non aver problemi ad ammettere i miei errori. Una cosa importante, questo video è sottotitolato in molte lingue ed è anche doppiato. Queste impostazioni non le seleziono io, vengono date dalla piattaforma in automatico. Siete voi che le dovete selezionare dalla rotellina che vedete sotto qua, il riquadrino delle vostre impostazioni. Quindi se non vi piace la mia voce robotizzata perché magari è stata doppiata o avete bisogno di alcuni sottotitoli e ascoltarlo in lingua originale, qua sotto, se smanettate un pochino, troverete sicuramente tutte le impostazioni. Iniziamo dalla cantina e poi capirete perché. Ci troviamo sotto questa bellissima volta in pietra. La ricostruzione di questa baita è venuta intorno agli anni 50. Questa era la vecchia cantina e sopra qua c'è l'unità che io ho adattato a mia abitazione come punto di partenza per la ristrutturazione qua in baita. Questa struttura è fatta totalmente in pietra, perciò anche il pavimento dell'unità sovrastante era di pietra, un tempo adibito a cucina. Questa volta in pietra, che componeva anche il pavimento, era però freddissima. E quindi, per vedere il pavimento che ho realizzato e capirne un po' il perché, vi porto un po' indietro nel tempo, alle prime immagini di 3 anni fa. Io l'ho chiamato pavimento modulare, ma si può chiamare anche pavimento flottante e so che ha diversi nomi. L'idea non è mia, lo devo tranquillamente dire e lo devo prendere atto. Questa tipologia di pavimento è maggiormente adottata nelle sale tecniche oppure negli uffici, perché è più comodo far scorrere sotto il pavimento tubazioni, antincendio, elettricità, collegamenti di rete e internet. La volta in pietra trasformata in pavimento che state vedendo è molto irregolare, almeno quassù. Quindi avevo bisogno di una soluzione che potesse livellare tutto quanto. Una delle prime obiezioni che mi è sempre stata mossa è quella del perché non ho usato del cemento autolivellante o della malta. Beh, prima di tutto è un pavimento storico e quindi mi dispiace coprirlo. Non volevo aggiungere troppo peso aggiuntivo se non quello necessario, anche se so che la struttura volta è veramente resistente, ma se non altro a quell'epoca avevo mobilità ridotta al braccio, la strada ancora oggi non è completa e quindi dovevo trovare un modo pratico e leggero per poter fare il pavimento. Quindi ho realizzato questi moduli con legno trattato, un normalissimo legno trattato. Questo legno è fungo repellente, diciamo che rallenta la formazione di muffe e resiste più tempo all'umidità, soffrendo meno di espansione termica. Espansione termica non è un termine che mi sono inventato per far sembrare tutto bello. Qualsiasi materiale esposto a differenti temperature modifica leggermente la sua forma. Il legno la modifica in maniera significativa. Il legno trattato diciamo che mantiene abbastanza la sua forma originale. Tuttavia nel gergo tecnico si dice che il legno deve poter respirare.
Perciò ho iniziato a costruire queste casseforma, questi moduli, partendo dal centro della stanza. Ho usato questo genere di piedini regolabili di 3 tipologie diverse. Ovviamente dovevo cercare un compromesso tra tutti i dislivelli della baita, perché i muri non sono perfettamente dritti, il pavimento è in pendenza e invece noi umani siamo abituati ad avere tutto regolare. Perciò ho dovuto usare queste 3 tipologie differenti di piedini regolabili, che hanno differenti agganci e che hanno differenti altezze. Questo per poter compensare la minima altezza che era vicino all'ingresso e la massima altezza che era nell'angolo più esposto al sole, ovvero l'angolo a sud-est. Avrei potuto usare una struttura metallica per costruire queste casseforma, questi moduli, ma la larghezza e lo spessore del legno mi davano una lavorazione più semplice per quanto riguarda l'adattamento delle misure e l'ancoraggio poi dei pannelli in OSB. Non è stato facile trovare un compromesso tra tutte queste linee disuguali e poi mi sono scontrato contro il problema del cedimento di parte del camino, al quale ho dovuto fare chiaramente una piattaforma di pietra di fronte. A proposito, se volete vedere il video del totale rifacimento del camino ve lo linko qui, qua, ovunque appaia, voi cliccate, se volete lo andate a vedere, c'è uno start to finish, così pacchetto completo e meno fatica. Come vi ho già detto, come prima cosa ho costruito i moduli che andavano al centro della stanza e poi ho rifinito tutto il resto del perimetro con degli altri moduli però appositamente tagliati e rifiniti in base all'andamento della pietra. Ho regolato i vari piedini di modo che ogni struttura fosse a livello. Ho ricoperto il tutto con una guaina antivapore e poi ho testato il pavimento per circa 6-7 mesi per vedere come reagiva all'escursione termica, al calpestamento, e quindi ho messo delle assi provvisorie e ho portato avanti altri lavori. A questo punto tutti mi dicevano che non avrebbe mai funzionato. Per mai funzionato intendo che le muffe, la circolazione dell'aria non funzionerà mai, marcirà nel giro di 2 anni, sprofonderai, andrai all'inferno, arriverai al centro della terra, spunterai dall'altra parte del pianeta e ritornerai come un panda che mangia bambù. Comunque, io sono andato avanti per la mia strada, perché cosa ho pensato per realizzare questo pavimento? Il camino e la stufa respirano, l'aria calda sale, l'aria fredda scende, quindi sul pavimento è presente aria fredda che viene aspirata dal camino e dalla stufa. Lungo tutti i bordi del perimetro di questo tipo di pavimento ho lasciato un intercapedine, questo per permettere all'aria di circolare costantemente e quindi di non fare ristagni per l'umidità, con una doppia funzione. Perché mi sono detto, se ci dovesse essere qualche problema posso sempre con una piccola sonda attaccata al cellulare ispezionare quello che c'è sotto il pavimento e far passare anche dei tubi. Arrivati a questo punto ho messo anche qualche blocco laterale, quindi qualche piedino con la stessa tecnica regolabile in altezza, che a questo punto fungeva da perno contro il muro esistente per evitare che il pavimento potesse in qualche modo fare questo movimento. E poi alla fine di tutto ho inserito la lana di vetro come isolante con uno strato di circa 6 cm di lana di vetro, ho ricoperto con i pannelli in OSB trattati e a quel punto poi assieme a mia moglie ho potuto installare il pavimento in laminato.
Certo, qualche scricchiolio c'è, per carità del cielo, assolutamente, ma quale baita sarebbe baita se non ci fosse uno scricchiolio del legno? Arrivati a questo punto verso il completamento del pavimento, chiaramente l'incubo roditori poteva essere reale, perché topolini di campo qui ne giravano. Perciò tutta la vasca, tutto il perimetro delle vasche, dei moduli, è stato protetto con della rete in acciaio apposita per roditori. L'ho inserita mettendola a U, di modo che non potesse essere sfilata in trazione facilmente. In alcuni punti l'ho anche fissata con delle viti. In questo modo ho isolato tutto il perimetro da qualsiasi ingresso dei roditori. Tuttavia, prima di chiudere tutto quanto e di mettere il laminato e quindi di fare questa diciamo struttura provvisoria per questa capanna, per questo lato della baita, per insediarmi qua, ho controllato che sotto la struttura fosse intatta. Ho usato questo strumentino, non è altro che una sonda che si attacca USB al proprio cellulare ed è una telecamera che vi riporta sul monitor quello che state vedendo sotto. Potete fare un video, un filmato. Oramai sono strumenti che adesso costano molto poco, una volta erano molto costosi, adesso per ambiente Apple, per ambiente Android si trovano veramente su qualsiasi piattaforma. Vi lascio qualche link se siete interessati. Lunghezza cavo 5 metri questo, ma ce ne sono di molte tipologie. Niente, c'è una telecamera, c'è una presa USB, si attacca al cellulare, quindi posso ispezionare qualsiasi cosa dai tubi al sottopavimento. Ho voluto costruire questo pavimento e comprarmi questo strumento anche per cercare di capire, se ci fosse stato qualche problema, come riuscire ad individuarlo, essendo tutta la struttura in legno. Anche se questa ristrutturazione leggera di questa unità della baita è per noi un punto di appoggio per poi ristrutturare tutta la proprietà, tuttavia ho necessità che questo pavimento duri più a lungo. Anche se a discapito dell'estetica, se vi fosse qualsiasi tipo di problematica, posso praticare un foro, andare sotto con questa sonda e controllare lo stato del pavimento, soprattutto vicino ai raccordi dell'acqua. Come avete potuto vedere dalle immagini della sonda, fortunatamente non ci sono muffe, il legno sembra ancora nuovo e questo video è stato anche un pretesto per fare una ispezione che non fa mai male. Allora, ogni piedino porta circa 300-400 kg di peso ciascuno, in linea di massima e in media. Ce ne sono nei moduli più grandi, ce ne sono 5 o 6, dipende dai posti, quindi per un carico potenziale diciamo di quasi una tonnellata a modulo, dove vedete questa infrastruttura qua dietro, quindi il bagno, il soppalco, tutto quanto, la trama e i pezzi di legno delle casseforma sono stati rinforzati, ne ho messi di più, i moduli sono più piccoli e ci sono più piedini proprio per supportare il tutto. Che altro dire? Di una cosa sono molto contento, ed è quella di non aver lasciato perdere, di non essermi lasciato scoraggiare nel fare questo pavimento da tutti quelli che dicevano che non avrebbe mai funzionato il mio tiraggio dell'aria e quant'altro. Quindi in quel caso ci fosse stata una muffa, qualsiasi cosa, ci ho provato, si impara dai propri errori e si va avanti. Lo scopo di questa baita è anche quello di cercare di sperimentare quelle che sono le mie capacità, quello che ho acquisito in tutta una vita, e cercare di adattarle a un tipo di problematica. In questo caso la problematica era il pavimento irregolare e io ho adattato quello che conoscevo per cercare di trarre la miglior soluzione possibile. Ora però mi è venuta una curiosità, voglio vedere se è rimasto in bolla il pavimento dopo tutti questi anni, anche perché il test, la casa si può essere anche assestata un pochino, non lo so se una struttura di questo tipo di pietra si può assestare, tuttavia ho un inclinometro, voglio proprio vedere.
con una pendenza media che va tra gli 0 gradi e i 0,7-0,75, direi che per essere fatto a mano è un buon lavoro. Sono soddisfatto e quindi questo è il pavimento che sorregge la baita e questo comodo letto su cui fra poco vado a farmi un riposino. Quindi dicevo, mi posso ritenere soddisfatto e questa tipologia di pavimento è particolarmente usata soprattutto, penso, qui in Italia, che io sappia, negli edifici storici, dove tante volte il pavimento è protetto da un vincolo, ma ci sono delle necessità di ufficio e quindi si possono anche proteggere questi pavimenti storici con un pavimento flottante di questo tipo. Può essere utile se avete un workshop, un'officina, un qualcosa, poter rialzare il pavimento, perché sotto ci dovete far correre dei tubi di un compressore, di un aspiratore, di un qualsiasi tipo di cosa, anche di un aspirapolvere, perché spazzate e buttate lì la polvere e sotto avete la possibilità di nascondere tutti i condotti e quindi di lavorare in modo pulito. Chi magari ha una baita come me, ha qualche dislivello, magari ha un pezzo dove non riesce a fare una colata di cemento, qualsiasi tipo di cosa, può realizzare un pavimento di questo tipo, sia in legno sia in metallo. Insomma, credo che possa funzionare. Per ora siamo a 3 anni, le inclinazioni sono queste, come avete visto dalle immagini non c'è muffa, l'aria circola e è vero, porta su un pelino di freddo, ma è giusto anche che non si secchi troppo l'aria, la stufa e il camino possano respirare nella maniera adeguata. La circolazione d'aria serve anche a noi umani. Io vi ringrazio, un video tecnico, non tecnico, ma un po' costruttivo. Spero di avervi quantomeno incuriosito e ci vediamo alla prossima.